Buongiorno, ce ne stiamo levando. Ultima vista da questa bella stanza. Andiamo verso il centro, prendiamo biglietti per il traghettino che ci porterà appunto a Formentera. Andiamo a mangiare, penso, pranzo, e poi prendiamo appunto il traghetto e approdiamo a Formentera per nuove avventure. Ci vediamo più tardi. Siamo arrivati al porto, alla fine non abbiamo ancora mangiato, ma forse prendiamo direttamente il traghetto, se ce n'è uno subito arriviamo direttamente a Formentera e poi mangiamo lì. Ragazzuoli, siamo sul traghetto, alla fine abbiamo trovato questi posti un po' tattici, un po' schiacciato, ma c'è il finestrino. Magari faccio un giro su per vedere com'è. Non so quanto dura, non so se mezz'ora, 40 minuti. Ragazzoli, siamo approdati, tutto molto bianco, tutto molto chiaro. Cerchiamo un attimo di capire cosa fare, dobbiamo ancora mangiare. Solo che fino alle 3 non ci danno le chiavi perché abbiamo una casa intera. Una cosa mi fai? Abbiamo trovato un posto, ce l'abbiamo fatto, ho tolto il parmigiano dall'insalata di pollo, però mi tocca al momento e speriamo veramente di riuscire a tornare a mangiare le cose già da inizio settembre all'incirca. Comunque raga, sto testando i meta, una figata, cioè posso farmi tradurre in tempo reale quello che c'è scritto sul menù. Una bomba, comunque ve ne avrò già parlato meglio nel video precedente, quindi nel caso andatelo a vedere. Comunque raga, sono giorni che cerco tè alla pesca, ma c'è sempre solo al limone. Guardate l'insalatona di pollo con questa salsetta al limone, sicuro, anche questo. E madonna, ti invidio per i panini anche se sono un po' vuoti, senza prosciutto o salumi. Se magna raga, se magna. Adesso andiamo al Formentera Break a recuperare le chiavi appunto della casetta, dovrebbe essere lì dritto. Adesso non ho visto il gradino. Oh, guarda che figo quello con lo skateboard. Ah no, il monoruota quello. Se vivi qua vai in giro con quello. L'acqua rosa diventa rosa perché si genera alla salina, un microorganismo, si chiama Artemia salina, che è come un gamberone microscopico. Quello che mangia il fenicotteri, per quello diventa rosa. Ah, ok. Pensa te. Io l'avevo visto in dei documentari in Africa. Esatto, lo stesso perché succede sempre che c'è l'ambiente salino. Spiega rosa è un effetto che si genera ogni tanto, non sempre. Non sempre. Ah, la spiaggia rosa io l'ho beccata alcune volte, bellissimo. Ma quello è perché prende il residuo corallino dal mare e quando il mare è calmo ti lo mette linea tra linee tra linee. Si vedeva proprio la striscia rosa, poi azzurro e arrivavano tutto in piccoli pezzettini di corallo. Non dovrete passare dalla reception dall'albergo, niente. No. Tutto chiaro, gli hanno segnalato il numero dell'appartamento, tutto. Sì. Ok. Ragazzuoli, siamo arrivati nella casettina. A parte le conchiglie già da apprezzare. Oh, qua abbiamo tipo tavolino, sdraietto, vista nella giungletta, ma la stanza raga, questa è molto più figa. Abbiamo anche la cucina, così possiamo anche prendere e cucinare, io posso mangiare più robe, TV, tavolino, qua una poltroncina bella spessa, io sempre bellissimo, e qua il bagno con bidet che si chiude. Cos'è sta roba raga? Ma non ho mai visto un bidet che si chiude, vi giuro. Il cesso, la doccia, molto carino, con i vari spruzzatori, lavandino, abbiamo anche ventilatorino, ovviamente aria condizionata, posto un sacco figo, qui c'è tutta la zona. Vabbè, qui alla fine sono tipo 6 appartamentini credo. Lì c'è l'hotel che comunque fa parte lo stesso dei bungalow, che solo che sono staccati, infatti abbiamo la piscina. E qui abbiamo un sacco di giungla, lì c'è il mare,
dietro la giungla, e qui nel centro c'è l'altro mare. Adesso ci rilassiamo un attimo, poi andiamo appena qua dietro, qua abbiamo strada sterrata, vediamo dove affittare un motorino, prendiamo un motorino perché qua poi si gira, l'isola è tipo 7 km forse, non vorrei dire una cazzata, si gira tutto col motorino, più comodo della macchina, e si girano un po' tutte le varie spiaggette. Non vedo l'ora di fare un bel bagno. Qui abbiamo trovato questo, è il moschito allarme, c'è scritto di chiudere le finestre se si accendono le luci, però immagino questa vegetazione, il devasto del moschito, il moschito con i baffi e gli occhialini. Andiamo qua a vedere la piscina, se si può fare il bagno, intanto chiediamo per affittare il motorinos e poi dopo andrò ad esplorare di là più tardi, che forse c'è la scogliera là dietro, si sente il mare, e vediamo appunto se possiamo affittare sto motorino da poter girare tranqui. Questo è il nostro mezzo, tac, con 2 caschetti. Aspetta, fare la valletta. Adesso andiamo qua vicino, anche perché tra poco viene già buio e quindi non voglio guidare qui col buio, senza contare che è una cilindrata più grossa del mio motorino, quindi devo abituarmi ad usarlo. Siamo in 2, speriamo bene. Niente, adesso stiamo andando ad Espujol e niente, farò anche qualche video qui, poi domani magari attacco bene anche l'altra camera direttamente allo specchietto, così ci sono 2 riprese, poi vediamo. Bella, ci vediamo direttamente lì che andiamo a mangiare, che ho una fame della Madonna. Abbiamo parcheggiato dopo 4 volte che abbiamo rifatto lo stesso giro, non ci sono parcheggi per i motorini, o comunque infatti adesso l'abbiamo piazzata a cazzo in una vietta in mezzo all'erba insieme ad altre che sembravano abbandonate. La maggior parte ovvio tutti in motorino qua, fortunatamente, anche perché ogni tanto c'è qualche macchina che ti sfreccia a fianco. Bisogna guardare anche le velocità perché è pieno di cartelli, 30, 50 all'ora, e 30 e 50 ci si mette poco a superarli. Non sembra di aver visto macchinette, però sai com'è. A parte i caschi utilizzati da tutti e sudati da tutti, il resto è andato bene. Ah, ligure. E io che non sono ligure. Esatto, però e niente, adesso facciamo un giro ad Espujol e vediamo, mangiamo qualcosa, vediamo un po' di negozietti e vediamo questa zona. Cioè, li sentite sti versi? Tutti gli alberi, non so se sono cicale o che roba, sono assordanti, però sono passati in un alberello basso, ti devastano gli orecchi e continuano, non stop. Ho fatto un po' di spesa, così siamo passati davanti a un supermercatino, almeno ho preso qualcosa con la quale far colazione, visto che come sempre sono limitato nel mangiare, quindi abbiamo preso un po' di frutta, roba senza glutine e lattosio, marmellata, una specie di tortino che è buono, ci spalmerò sopra la marmellata, e del tè rosso. Oggi ho scoperto guarda, perché i fenicotteri diventano rosa. Io invece l'ho scoperto settimana scorsa guardando un video degli Stepsover che sono in Africa e sono arrivati in un posto pieno di fenicotteri rosa, e appunto ho spiegato che mangiando questi crostacei assorbono il colore rosa, perché qui ci sono un sacco di pozze di sale, però vabbè, c'era il colore rosa perché pensavo fosse tipo sale rosa, una roba del genere, invece ci ha spiegato il tassista tutta questa cosa, molto interessante, figo da sapere. Proprio questo posticino italiano. E niente, stiamo tornando a casa, non si vede ma qua c'è la stradina per tornare alla casetta là in fondo e io con la torcia ovviamente in mano. Andiamo a vedere se è aperto, se ci si può fare il bagno. Ragazzoli, buenos dias. Per le 11:30 stiamo iniziando ad andare ad esplorare. Abbiamo preso su
ombrellone che in realtà qualcuno ha comprato e ha abbandonato qui precedentemente il nostro arrivo, quindi top, anche perché la signorina non vuole prendere sole. Io ho lo zaino con dietro tutto, drone, 2 videocamere, 2 power bank. Se rimane sotto al sole scoppiano tutte le batterie. E oggi cercherò di fare anche qualche dronata, solo che qua ci sono diversi punti dove posso effettivamente legalmente far volare il drone, e quindi vediamo se ci arriviamo. Niente, adesso ci motoriamo, cercherò forse di attaccare anche la videocamera frontale sul motorino. Adesso vedo un attimo, circa 20 minuti dovremmo essere in una spiaggia che abbiamo visto. Cerchiamo di girarne un bel po' in questi giorni, solo che vabbè, non è grossa l'isola, ma non è neanche microscopica, c'è veramente tanta roba da vedere e bisogna capire dove ci si può arrivare e come. Ci vediamo in strada e poi direttamente nella prima spiaggetta. Qua mo' dritto. Che cazzo di incroci di strade ci sono? Oh, sarà dritto. Madonna, non sai quanto sto tenendo stretto. Procedi verso l'itinerario, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Mi sa che ho sbagliato qualcosa, mi dice procedi verso l'itinerario. Aspetta, non riesco a vedere l'orologio adesso che sto tenendo 2 mani. C'è la sabbia, però dietro mi spiace, ma qua devo piantare i piedi. Ecco, quello lì già si può stirare. Poi è bellissimo, Che cazzo ci piantiamo? Siamo arrivati dopo una strada così, col motorino. Beh, fighissimo già il ponticello, guardate che vista, raga, che colorino che c'ha. Siamo arrivati alla Cala de Mignon o Migjorn, non so come si pronuncia. Guardate che figata, raga. Cerchiamo di trovare un posto un po' senza gente, ma ce n'è un bel po' ovunque, anche se comunque ci sono spazietti per non stare appiccicato agli altri, quello sicuro. E andiamo a prendere l'acqua, se no se poi non torniamo più. Infatti, Madonna, raga. Il benessere. Ok, volevamo andare qua a questo baretto, ma lì c'è scritto no pass. E niente, abbiamo scoperto che questa era una casa privata. Infatti stavamo entrando a casa di gente, la tizia ci fa che è una casa privata e che il baretto, il Ciringhito, quello che è più avanti di là. E questi c'ha la casetta privata qua così. Che figo. Sa quanta gente gli rompe i coglioni allora. Ricordiamoci della casa tartaruga che è vicino al nostro motorino, se no poi non lo recuperiamo più, anche perché sono tutti uguali qui, tutti della stessa compagnia che li affitta, quindi sono tutti quasi identici con lo stesso nome stampato sopra e è difficile ritrovarli, già quando sono uno in fianco all'altro qua lo perdiamo. Non posso neanche fare video, c'è gente tutta nuda lì. Abbiamo trovato il baretto. Sti, ti sei bucata tutta contro le cose. Non ho visto, non mi rendo conto che ho un soldo. Beh, ragazzuoli, 5 euro a bottiglia. 5 euro a bottiglia. Allucinaggine. Ok, ragazzuoli, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato un posto. Non posso girare troppo la videocamera perché spiagge per nudisti, girano con tutti i loro gioiellini in giro. Li abbiamo messi qua. Ora mi butto in acqua perché sto collassando. Ci abbiamo messo un po' a trovare spazio perché volevamo piantare giù
l'ombrellone, solo che sotto c'era la roccia, quindi tipo l'ho ficcato la prima volta, mi sono spaccato una mano perché ha picchiato contro la roccia e abbiamo dovuto trovare un pezzo di solo sabbia senza roccia sotto, perché è tutto sabbia, ma in alcuni pezzi c'è tanto così di sabbia e poi c'è la roccia. Provavo una conchiglietta, so che è una cazzata, ma nelle spiagge solite di conchiglie ormai non ce n'è più. Intanto mi sono anche tagliato un piede, adesso è coperto, è impanato di sabbia, non si vede. Mi sono mezzo squarciato con una conchiglia, penso, in acqua. Niente raga, entro dentro, ho preso videocamera, entrare un devasto. Infatti ho capito perché adesso c'è la gente messa in certi punti e altri no, che questa è tutta roccia con sopra i corallini, conchiglie, alghette, e quindi ci sono andato sopra coi piedi, è un devasto perché ti buchi i piedi. Bisogna trovare la lingua di sabbia, perché se no ovvio che ti spacchi i piedi, poi metti che c'è qualsiasi riccio, altre bestie o conchiglie taglienti, ti rompi. Però se trovi tipo le lingue, vedi lì di terra, ho preso anche gli occhialini così vedo un attimo quello che filmo. Ci sono un sacco di pesci, che belli grossi, figo, molto molto bello raga, guardate qua. Ci spostiamo, ci inoltriamo lì dentro e provo a far volare il drone, visto che qua in questa zona posso, e mi allontano dalla gente ovviamente della spiaggia. Poi andiamo a mangiare qua vicino e poi andiamo a rimetterci giù al mare fino al tramonto da qualche altra parte. Una bella mossa enduro. Ho paura di perdere l'orologio più che altro con queste vibrazioni. Chilometro e mezzo a destra. Sto provando sempre i Ray-Ban raga, una figata anche per la strada. Ok che ce l'ho sull'Apple Watch la strada con la cartina, ma gli occhiali mi dicono dove andare, cioè è una figata. Che no? Qui è figo. Guardate che figata, guardate che colore. Ma poi c'è la scogliera là che deve essere una figata, infatti ci andremo sopra domani. C'è anche il faro famoso, sarebbe bello fare una dronata da lì, ma bisogna vedere dove si può e dove non si può, però il mare è stupendo. Adesso andiamo a mangiare e poi magari vediamo se riusciamo a fare un bagno qua da queste parti, ma penso sia troppo rocciosa. Li rilassati, c'è anche la piscina qua dietro, questo posto è carinissimo. Adesso siamo qua che stiamo aspettando perché c'era pieno. Attendiamo 2 secondi, magari ci beviamo qualcosa e poi andiamo direttamente a pranzo merenda, perché è tardissimo, che ore sono? Quasi le 4, 2 minuti alle 4. Le piace? A me tantissimo. Anche a me, guardate che acqua raga. E niente, io ho preso una coscia di pollo al forno, patate al forno. Signorina? Insalata di carciofo e patate. Si chiama Escalò. Escalò ristorante. Abbiamo finito di mangiare, eravamo qua e adesso esploriamo un po' questo posto. Guardate che bello. Andiamo un po' avanti a vedere se non c'è nessuno, perché più lì in realtà potrei di nuovo far volare il drone. Non so se mi sentite perché c'è un vento della Madonna, anche se qua poi è possibile fare il bagno perché tutti sti roccioni e le onde comunque sono belle grosse.
già di là mi sono spaccato per entrare e non c'erano gli ondoni e c'era un po' più di sabbia, quindi vediamo se riusciamo ad arrampicarci di là e vedere cosa c'è. Questi sono proprio rasoi, ragazzuoli, se ci cadete sopra ci rimanete. Solo non con delle Vivienne West. Secondo me tu vorresti attaccarti 2 ruote e farti spingere qua in questi posti. No, perché finché posso deambulare, deambulo. Ma le ciabattine così sono un po' sottiline, ecco. Visto che prima mi sono sgusciato via qua, ce lo vedi? Quindi una volta che mi ci appoggio sopra mi fa un po' malino e inizia a sanguinare. Sì, qua c'è lì c'è della sabbia, sarebbe perfetto. Te l'ho detto che c'è, se non c'è nessuno qua è top. Guarda qua i buchi. Bello, una bottiglia di plastica, perfetto. Qua un sacco figo, raga. Sono proprio belle queste rocce marine. Raga, cioè il mare è stupendo. Poi adesso, senza occhiali, ha un altro colore. Con le lenti polarizzate, non so se riuscite a vedere anche voi, sembra tanto un verde. Qua è difficile scendere, cioè qua ti fai male, cioè queste rocce sono da suicidio e lì le onde se ti lanciano, là forse è un po' più... Sono dei pesciolini e dei girini rimasti incastrati qua dentro. Un granchietto, quello è un granchietto. Ma cosa sono? Un altro granchietto. Sembra di stare su un pianeta lunare, si guardano solo le rocce. Ho trovato quest'altra piccola insenatura, voglio andare a vedere com'è. Ci sono un sacco di conchiglie che non vedevo da secoli. Qua tipo dove si deposita tutto il sale. Guarda che roba! Ho trovato questa roba tutti ami con esche finte che adesso porterò via e butto, almeno non ci si strangolano e ammazzano pesci. E niente ragazzoli, così all'ultimo abbiamo deciso di mettere via tutto e andare a correre a vedere il tramonto, perché è là dietro. Bello, ma va a finire dietro quelle case, ristoranti, quindi proviamo adesso, pigliamo il motorino e corriamo subito dietro di lì, scendiamo nella prima spiaggetta e vediamo se riusciamo a prenderlo in un better place. Questo lì è un bel bordello come oggi. C'è la sabbietta. Vai dietro la costruzione antica. No, anche perché se buchiamo con le roccine ce l'abbiamo in culo, Minchia, che bella questa di casa. Ecco qui qualche fatto. E ci mettiamo qua. Beh. Più che qua c'è la sabbia come di là da noi. Vieni.